Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi con voi realizzerò dei bracciali, dei semplici bracciali che vedete qui davanti a voi, però li realizzerò in un modo leggermente diverso dal solito perché andremo ad usare i salvafilo. I salvafilo sono fatti in questo modo, ve li inquadro da vicino, spero che si veda, ok? E questi salvafilo fanno sì che si possano montare i bracciali, ma non solo i bracciali, anche le collane, in un modo un pochino, a mio avviso, più facile e veloce. Quindi sigla e subito dopo iniziamo. Perché vi dicevo in un modo leggermente diverso? Ho qui davanti a me, vedete, dei bracciali già montati. Ve li mostro perché stavo montando i bracciali nel modo classico che in genere utilizzo, che è questo, in cui utilizzo degli elementi di questo tipo. Scusate i rumori, eccoli qua, dove si infila praticamente il filo. Ho il cavetto oppure anche il filo infilaperle e si fa tutto quanto il procedimento con gli schiaccini e quant'altro, ed il risultato è praticamente un bracciale di questo tipo. Le chiusure sono fatte in questo modo. In questo modo invece, utilizzando questi coprifilo, il risultato è leggermente diverso. Ve lo mostro in questo bracciale che ho iniziato a montare. È fatto in questo modo e a mio avviso è più veloce perché possiamo direttamente infilare il coprifilo negli elementi di catena oppure direttamente nel moschettone, dipende poi un po' dalla dimensione del coprifilo e del moschettone, però con l'utilizzo di questo coprifilo, schiaccino ed eventualmente copischiaccino, io lo utilizzo perché mi piace, possiamo montare veramente dei bracciali in modo abbastanza veloce. Adesso ne andiamo a fare un altro, vi mostrerò una piccola clip per vedere la quantità di colori infiniti, tutti i cristalli e le pietre che vedete utilizzati in questo tutorial e nella clip, che adesso vedrete scorrere o vedrete un'immagine, sono tutti del Mondo delle Pietre, che è un negozio fisico della mia zona. Quindi vi metterò eventualmente i contatti, il link giù nell'info box. Allora, passiamo quindi subito all'elenco dei materiali. Allora, ci serviranno quindi dei salvafilo, coprifilo, sono questa sorta di archetto ferro di cavallo e sono forati perché all'interno passerà il nostro filo, che potrà essere o il cavetto, io preferisco utilizzare il cavetto d'acciaio, ne esistono di tanti colori, di tante dimensioni, verificate che il cavetto, i salvafilo e i forellini dei cristalli delle pietre che andate ad utilizzare siano adeguati, così come devono essere adeguate anche i copri schiaccini, misura adeguata a coprire lo schiaccino. Quindi schiaccini, cosa sono gli schiaccini? Sembrano dei piccoli corallini come delle rocaille, sono piccolissimi e sono o d'acciaio, d'ottone, d'alluminio, questi sono in acciaio dorato e schiacciano praticamente il filo e lo bloccano. Poi potete utilizzare dei gancetti o moschettone, o potete anche pensare di passare direttamente con l'archetto del salvafilo in questi ganci fatti a T-bar, quindi comodissimi. Poi io utilizzo sempre delle coppettine perché mi piace definire il bracciale, quindi mi piace che all'estremità ci siano ecco, delle coppette che vanno tra virgolette a fare il lavoro più pulito. Poi io utilizzo dei pezzetti di catena d'acciaio di questo tipo, sempre del Mondo delle Pietre,
per fare una sorta di prolungamento. Quindi faccio il mio bracciale di una dimensione, adesso lo misuro con voi, vedete il bracciale è di circa 17,5-18 e quindi mettendo il prolungamento arriva fino a 21-22, quindi anche i polsi un pochino più grandini lo possono tranquillamente indossare. Quindi questi sono i materiali, la minuteria che va utilizzata. Naturalmente ci servono sempre pinze a punta piatta e delle tronchesine per tagliare il nostro filo, il cavetto. E poi naturalmente, ragazze, cristalli. In questo caso io utilizzerò questa colorazione che è quella che ho utilizzato in tutti i bracciali, ok? E poi invece ho cambiato le colorazioni diciamo, di questi rettangoli in cristallo centrale. Ne ho veramente una quantità industriale ed ho deciso di utilizzare un colore un pochino più cipriato, che è questo, per fare una variante diversa. Ok, parto, mi preparo tutti quanti i materiali, quindi schiaccino, coprischiaccino, i nostri salvafilo, le coppette, il pezzetto di catena, i cristalli. Ah, dimenticavo, poi vedete qui ci sono questi elementi che sembrano in metallo, ma non sono in metallo, ma sono delle rondelle di ematite dorata, che ovviamente qui voi vedete più scura perché l'ematite, che è una pietra dura, eccola qua, viene tinta all'esterno. E quindi questi sono i materiali che vado a utilizzare, li sistemo tutti e partiamo. Il mio consiglio è di fare il primo bracciale, poi lo terminate, come vedete io l'ho posizionato davanti e poi ne faccio in serie 5-6 con varianti di colore, così fate prima. Allora, partiamo. Vi consiglio di tagliare una trentina di centimetri di cavetto perché ci serve un po' di cavetto per infilare più comodamente e per fare le operazioni, tra virgolette, di montaggio del nostro bracciale. Quindi se il bracciale è 18 non dovete tagliare tipo 20, dovete tenere 4-5 cm da un lato e 4-5 cm dall'altro per lavorare in modo più agevole. Allora, quindi cosa faccio io? Comincio dal moschettone, ok? Quindi prendo il mio salvafilo, entro nel mio salvafilo, vedete? Spero che si veda. In questo modo, spero che si veda. Sposto un pochino, ok. Prendo poi, potrebbe essere il foro del moschettone, in questo caso io ho un anellino in acciaio e lascio l'anellino in acciaio, quindi entro, vedete? Spero che ci sia messa a fuoco, quindi entro in questo modo. Avrei potuto infilare lo schiaccino prima, ma io preferisco farlo dopo perché tagliato il filo mi scivola sempre lo schiaccino, quindi vado dall'altro lato, vedete, ed infilo il mio schiaccino. Naturalmente dovrò infilare tutti e due i capi, ecco perché vi dico che dovete lasciare un po' di gioco, quindi in questo modo, vedete, il nostro schiaccino si posizionerà così. Io schiaccio anche un pochino il mio archetto con le pinze, lo schiaccio leggermente per chiudere qui, mi piace leggermente più chiuso, e tiro. Dopodiché prendo la mia pinza e vado a schiacciare il mio schiaccino in questo modo. Naturalmente se trovate il filo oro ancora meglio, ma come vedete non è che il cavetto d'acciaio nel salvafilo si veda questa bruttura. Ecco, io quello oro lo devo avere in qualche scatola, ma come al solito non l'ho trovato. Adesso cosa facciamo? Prendiamo il nostro coprischiaccino, che come vi ho detto è
questo elemento, ve l'ho mostrato prima, e andiamo sopra lo schiaccino. Davanti alla telecamera non è semplicissimo mostrarvi questi procedimenti con elementi piccolissimi, però ok, quindi posizionate per bene, spero che si veda, quindi siamo qui e andiamo a schiacciare. E vedete che la fessurina piano piano si chiude e sembrerà un elemento di metallo, una rocaille. Quindi mi raccomando, la dimensione giusta. Esistono anche più grandi, guardate, questi sono più grandi per elementi più grandi, schiaccini più grandi. Quindi abbiamo fatto la prima parte, questa è la parte tecnica. Dopodiché si va semplicemente ad infilare. Quindi io inizio mettendo, lo sapete, sempre la coppettina, perché mi piace fatto in questo modo, e dopodiché si infila semplicemente. Mi raccomando, io lascio anche il pezzetto di cavetto più lungo e infilo su anche una parte di cristalli. Sposto questo e adesso semplicemente parto. Metterò il video un pochino velocizzato perché non so quanto vi possa interessare l'infilatura. Ognuna di voi avrà delle pietre, dei cristalli diversi, però io ve lo mostro. Quindi all'inizio fate attenzione che i due cavetti entrino all'interno di tutti gli elementi e dopodiché procedete. Io metto un cristallo che sarà circa di 6 millimetri, poi metto 3 rondelle, 4 anzi, dello spessore di 1 millimetro. Questi sono carinissimi perché poi si girano e catturano la luce, sono molto molto belli, non è che questi siano da meno. Quindi poi metto un'altra di queste rondelle sfere in cristallo, sono più sferiche che rondelle, dopodiché metto questo elemento di cristallo rettangolare e come vedete il cavetto resterà praticamente inglobato qui, quindi non dovrete fare nessun taglio, ma dovrete semplicemente continuare ad infilare. Metto un'altra rondella e poi ricomincio 4 elementi e procedo così, 4 elementi ne matite e procedo così fino alla fine del mio bracciale, della lunghezza desiderata. Quindi io vedete inserisco questa sequenza in cui ci vorranno 7 di questi elementi tra virgolette rettangolari. Vi dico pure la dimensione, qualcuno di voi potrebbe averlo, chi lo sa, e quindi può fare la stessa cosa. Questo elemento, vedete, misura 7 mm, quindi io continuo e ci vediamo alla fine per la chiusura e naturalmente per i saluti. Mi raccomando, se mi state conoscendo con questo video, io mi chiamo Gabriella, in arte Brica Bijou, porto su questo canale contenuti relativi alla realizzazione di bijou handmade. Oggi facciamo i bracciali, ma più che altro vi mostro questa tecnica del salvafilo. La conoscevate? Sicuramente qualcuno sì, qualcun altro no. Io ve la consiglio. Procedo e ci vediamo alla fine. Quindi iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per non perdere i prossimi video. E come sempre mettetemi un like, commentate. Lo so che è brutto dirlo in un video, però i vostri commenti, i vostri like e gli hype, perché adesso c'è una nuova funzione hype, per chi ha canali piccoli, tra virgolette, come il mio, aiuta YouTube a farlo, aiuta a far sì che il mio canale nelle graduatorie salga un pochino più su. Quindi se vi piacciono i miei contenuti, se vi sto simpatica, se volete darmi una mano, cliccate sul like, sugli hype e lasciate un commento. Ora basta, continuo, ci vediamo a fine video. Allora, il nostro bracciale è praticamente terminato. Quanto ci vuole per realizzare un bracciale una volta finita anche la chiusura? Dipende dalla vostra manualità, ci potrebbe volere dai 10 minuti ai 15 minuti, dipende un po' da voi e naturalmente dagli elementi che andate a inserire, perché se inserite tutte
Rocaille, per esempio, o cristallini di 2-3 mm, numericamente saranno di più e quindi ci impiegherete più tempo. Se userete invece elementi tra i 6 e i 7 mm e poi qualche elemento qui, diciamo che 10 minuti, massimo se siete un po' lentine, un quarto d'ora dovreste farcela, o anche una media 12-13 minuti. Allora, arrivati alla fine, a me piace terminare con un cristallino perché la coppetta chiude perfettamente e quindi il lavoro mi piace fatto in questo modo. Naturalmente ognuna di voi poi farà come desidera. Quindi prima di tutto alla chiusura dobbiamo mettere la coppetta e portiamo alla fine del filo. A questo punto dobbiamo inserire il nostro schiaccino. Quindi inseriamo il nostro schiaccino e inseriamo il nostro cavetto all'interno del primo forellino e naturalmente tenetevi un po' distante, entriamo anche nel secondo forellino. A questo punto andate a prendere il pezzetto di catena che avete tagliato, che dovrà essere in circa un 3-4 centimetri, e quindi vi infilate proprio così semplicemente e vi portate all'interno. Ok, adesso come vedete io di qui ho il bracciale e se tiro in automatico il lavoro si è bloccato. Ok, vi consiglio di curvare un po' il bracciale perché se è dritto e tirate tantissimo dopo il cavetto potrebbe renderlo rigido, quindi vi consiglio di incurvare già il bracciale in modo tale che il cavetto crei quel gioco di movimento tra le pietre che non farà difetto. Adesso naturalmente io devo entrare nello schiaccino, ok? Quindi mi sposto un attimino perché deve entrare nello schiaccino con il mio cavetto. Quindi entro nello schiaccino, entro nella coppetta ed entro anche, vedete, all'interno di qualche elemento. Naturalmente andate piano qui, vedete che si è girato un pochino il cavetto, quindi siate delicate, non fatelo ritorcere su se stesso perché il cavetto, ragazze, se si piega, ve lo mostro qui, dopo resta il difetto e si potrebbe piegare anche il bracciale, quindi siate delicate, tirate e adesso non ci resta, tirate un pochino, verificate che il cavetto stia alloggiando perfettamente all'interno del vostro salvafilo. Anche in questo caso io schiaccio un pochino, lasciate un pochino di gioco, vedete, un pochino di gioco perché ci andrà lo schiaccino, il coprischiaccino, e quindi se il coprischiaccino pressa sul cristallo o sul salvafilo è brutto. Stesso discorso di prima, quindi valutate questo e adesso non vi resterà che andare a schiacciare. Come vedete non si muove più, prendete la vostra pinzetta e andate a schiacciare lo schiaccino. Il gioco è fatto, il bracciale praticamente è terminato, non ci servirà altro che andare a prendere un altro coprischiaccino, sempre uguali. Questo è un po' bruttino o no? Vabbè, io ho gli occhiali, non è che ci veda granché. E vado, entro, copro, quindi vedete con le pinze proprio lo prendo in questo modo, entro e vado a coprire il mio schiaccino, dopodiché ruoto leggermente e vado a verificare che la mia chiusurina sia perfetta. Ed ecco qui, in pochi minuti ho staccato veramente il video, è più il tempo che ho parlato per spiegare che quello che ho impiegato, e come vedete il nostro bracciale è finito. Devo dire che ho fatto un'ottima scelta di colori, però naturalmente ne ho fatti tanti altri e poi mi direte voi qual è il vostro preferito. Vi ringrazio per essere rimaste con me fino alla fine di questo video.
Ditemi qual è il colore che vi piace di più di questi bracciali montati con i cristalli, ve lo ricordo, presi dal mondo delle pietre, tutti i materiali del mondo delle pietre. E niente, vi abbraccio, vi saluto e auguro a tutte, come sempre, buona creatività. Ciao!